Salve a tutti. Un grandissimo Albert Einstein disse: tutto è energia e questo è tutto quello che esiste. Partendo da questo concetto, il dottor Masaru Emoto fece decine di esperimenti e di come la nostra energia influisse sull'acqua. Un pensiero positivo scrive in maniera armonica le particelle di acqua, mentre un pensiero negativo avrebbe scritto la stessa acqua in maniera disarmonica. Voglio ricordarvi che tutti gli esseri viventi sono composti da acqua. Qualche tempo fa proposi l'esperimento con le piantine, di come un seme trattato con amore nascesse in maniera bella e sana, e di come un seme non considerato o trattato con sentimenti meno nobili nascesse in maniera più lenta e con colori e forme decisamente più malsane. In descrizione troverete il link di questo video. Questa volta vorrei stimolare la vostra curiosità con un nuovo tipo di esperimento. Come sempre, vi chiedo di non credere a quello che starò per mostrarvi, ma di eseguire voi stessi questa pratica e testimoniare i vostri risultati sia sulla pagina Facebook, magari con le vostre foto, che qui sotto nei commenti. Vediamo nella pratica cosa ho fatto. Ho preso 2 manciate di riso. In casa avevo del basmati, ma qualsiasi altra tipologia andrà benissimo. Ho messo un pentolino con dell'acqua sul fuoco e per alcuni minuti ci ho fatto bollire il riso. Non ho messo sale, solamente acqua. Scolata l'acqua, ho preso 2 bicchieri e ho cercato di metterci la stessa quantità di riso ormai cotto. Per rendere le cose più chiare e semplici ho utilizzato 2 bicchieri colorati. In un bicchiere ho scritto delle frasi di amore, sull'altro ho deciso di non influire negativamente, lasciando il tutto senza scritte. Quando proverete voi, le opzioni possono essere diverse. Potrete fare come ho fatto io, oppure decidere se inserire frasi di odio sull'altro bicchiere ed eventualmente fare 3 bicchieri, mettendo su uno le frasi d'amore, sull'altro le frasi di odio e sul terzo non scrivere niente. Ho atteso che il riso si fosse raffreddato e ho applicato una pellicola trasparente. Ho appoggiato i 2 bicchieri su una credenza e non li ho considerati per una settimana. Questa è la foto scattata dopo 7 giorni dalla bollitura. Già da questa foto si vede una piccola differenza tra i 2 bicchieri. Quello con le frasi positive è decisamente più bianco, mentre la muffa del secondo bicchiere inizia a formarsi. Ho riappoggiato i 2 bicchieri sulla credenza e ho riatteso per altri 7 giorni. Dopo 14 giorni dall'inizio dell'esperimento, questa è la foto che ho scattato. Potrete notare che la differenza a questo punto è palese. Quello senza scritte ha la muffa verde su gran parte del bordo esterno e un tipo di muffa chiara e trasparente che ricopre tutta la parte superiore, mentre l'altro è rimasto abbastanza neutro. Una volta tolta la pellicola, ho notato un odore molto intenso e pungente nel bicchiere pieno di muffa, mentre l'odore dell'altro bicchiere era decisamente più piacevole. Questo esperimento l'ho eseguito diverse volte e il risultato è sempre stato il solito. Alcune volte ho deciso di inviare la mia energia parlando con il riso, altre volte ho deciso di inviare la mia vibrazione tramite i pensieri. E in questo caso, per rendere tutto più chiaro e semplice, ho scritto alcune frasi sul bicchiere stesso. Il risultato riscontrato è sempre stato identico. Dove c'è amore, il riso tarda a creare la muffa. Voi vi chiederete, ma perché fai questi esperimenti? Intanto per dimostrare che i cambiamenti non sono così immediati. Serve sempre del tempo prima che qualcosa si manifesti nella realtà. Non basta un pensiero d'amore e non basta un sentimento di odio per scrivere il mondo materiale. Quindi siamo sempre in tempo a correggere ciò che emaniamo. Come secondo motivo faccio questo tipo di esperimento per confermare le parole di Einstein. Tutto è energia. E visto che tutto è energia, cerco di mantenere il mio pensiero sempre alto e positivo, visto che l'acqua del mio corpo si scriverà di conseguenza. Oltre a questo, ricordo che emaniamo anche energia all'esterno di noi e quello che emaniamo torna sempre indietro come un boomerang, visto che siamo noi a creare questa vibrazione. Odiare qualcuno o amare qualcuno farà una bella differenza, sia per quella persona sia per noi stessi. Attendo i vostri commenti con i risultati dei vostri esperimenti. Buona consapevolezza a tutti.